Buonasera ragazzi, vi avevamo promesso una chiusura al video Multistrada V4 2025 versus Multistrada V2. Lo so che sappiamo perfettamente che è un confronto fra due categorie di moto diverse e quindi è scontato dire che la V4 è globalmente meglio della V2 e su questo Sono d'accordo, penso che siamo sì. entrambi d'accordo e che tutti i Sì, sì. motociclisti possono essere d'accordo con noi perché paragoniamo di una moto, se le pensiamo full, specifica full, è 28.000 euro, aggiungeteci, togliamoci quei 1.000 euro che sarebbero i radar che non si possono scegliere sulla V2. Quindi facciamo 27, 26 contro 19,3 o a 20 e mezzo se la prendete con le borse laterali. Su lei, sulla V2, non si possono quindi scegliere i radar, il blind spot detection, che io oggi è stata la giornata in cui l'ho provato, tu non l'avevi mai provato, io l'ho provato per la prima volta per più tempo, per tante ore, e effettivamente mi sono pentito di non aver preso la mia V4 2021 col blind spot detection e il radar, perché soprattutto il blind spot, quando siete stanchi, avere una luce lì quando stai andando piano, anche tu me l'hai detto, no? Io guarda, oggi mi hai sconvolto talmente tante mie convinzioni che faccio fatica a ricordarmele tutte veramente, perché io, cioè, tante cose che ho Ragazzi, è visto. stata una giornata intensa. Sì. Cioè, siamo qua, sono le dopo cena, abbiamo cenato insieme, dopo cena, dopo una lunga giornata, è partita alle 6 di stamattina. Voi vedete un video che sarà di 15 minuti, 20 minuti. È stata una giornata veramente tosta, ma di quelle dure. Però adesso siamo a mente Adesso calma e forse possiamo fare a due mente conclusioni. semifredda, Sì, direi. sì. Possiamo Allora, trarre un po' di conclusioni. Io ne ho tratte tante. Allora, io ho le mie e ve le ho più o meno già dette durante il corso della giornata. A me, da un lato, sì, mi aveva già stupito il V2 e da un altro lato la giornata intera mi è servita e non bastano 20 minuti, non bastano 20 minuti per cogliere le sfumature, mi ha convinto su quanto la V4 sia migliorata. Sono sicuro che fra 2 anni, quando uscirà poi il modello nuovo, diremo, cavoli, com'era indietro quella. Però il passo avanti sulle sospensioni, io più di lui, perché lui non è abituato a guidarla così tanto, una V4, l'ho sentito. La deattivazione mi è sembrata una buona strategia per comunque consumare meno, perché se oggi nel giro stop and go, ripartenze, fai il filmatino della curva, eccetera, tanto freddo, bagnato, tenere marce corte, ci ha fatto 16 e mezzo in due, perché forse ho guidato forse più la V4, Mm, forse. più o meno, forse Secondo sì. me non è un cattivo risultato, a considerazione del fatto che la V2 ha fatto i 24, una roba del genere, Sì, quindi sì, sì. comunque sono 4 km a litro che fate voi i conti quanto possa cambiare in un anno. Se Mm, fate 6-7 mila km cambia 3 mm, cene fuori. mm. La frenata combinata, sì, non è una cosa che mi fa impazzire, non è quella una cosa per cui cambierei il vecchio con il nuovo. Son cose per chi non è tanto esperto, secondo me, quelli. Chi Sì, è esperto vuole avere il sì, controllo di secondo questa me cosa. gli do ragione in questo. Poi aiuta magari in certi casi di emergenza, forse, non lo so, a non fare una. Sì, Però sì. non. La sospensione che si abbassa, soprattutto nei momenti in cui ne avete più bisogno, quando siete a pieno carico, certo se funzionasse per esempio come sul GS anche da solo, cioè che si abbassa in ugual misura, sarebbe meglio, ma comunque è quando avete tanto peso che è più utile e va bene se quando siete in due sentite maggiormente il beneficio sotto i 10 km orari, si sente proprio la moto che si abbassa in maniera repentina. Quella è una cosa che, quella è unita ai radar che io non ho, e le sospensioni che sono ancora più raffinate. L'esempio che abbiamo fatto in auto è che la V4 spiana la strada, la V2 è come quasi se la mettete in comfort e low grip che galleggia, quindi sentite Sì, un rimbalzo, soprattutto sul mono. Comfort generale, la V4 è una spanna sopra. sì, cioè, beh, sì, sì, comfort. Poi tu avevi provato già il V4 e tu a chi consiglieresti il V2? Allora, intanto a gente meno esperta, perché secondo me il V4 è una moto più matura, una moto più, diciamo, coi piedi per terra, che ti dà più,
Senti qualcosa di solito, di Sì, evoluto nel tempo. soprattutto l'anteriore. Sì, è un po' Sì, l'anteriore, ma un po' tutta la ma la moto, cosa più assurda piantata. è che prima di fare questo discorso qua, io ne farei un altro, nel senso che noi alla fine ci siamo chiesti, ma qual è più agile? Non la- Ma non qual non- è più agile in base al peso, tenendo conto del... No, qual sì, è più agile in non generale. siamo Non riusciti sia, esattamente a darci una risposta, perché secondo me, ed io, non sono siamo in, uguali, siamo sono in agili due, in modo ragazzi, ce le diverso. siamo scambiate Ma sì, 20 in volte, continuazione. non si riesce a capire, anche nel guidato da solo, se è per via del peso o della ciclistica, perché si sente sempre la cassamoto che è più leggera della V2. Allora, sì, la leggerezza cioè, ti fa fare più, diciamo, Ti tra virgolette, sembra di essere, cazzate con la sì, ti moto, sembra di essere più ti fa repentino, fare più... però poi le fai anche con la V4 in e le fai, realtà. Le secondo fai me anche le con la fai, sì, le V4. fai. Le E fai la V4 forse va più dove deve andare, La diciamo. V4 ha Scende che è un scende da piacere, va sola, ma giù, va anche la lei. V2, anche la V2. Anche la V2 Però la muovi te, V4, la sbandieri te la come V4 vuoi. la devi più portare un po' più dentro tu. Sì, però la V4 vuole scendere giù, Però allo scende, stesso tempo la cavolo. V2 ti dà un po' più la sensazione della velocità, la V4 no, però la V4 vai più veloce, forse. Con la V4 vai più veloce alla fine. Non ne sono sicuro, ma penso di sì, perché l'ultimo giro che abbiamo fatto solo noi, singoli in moto, e che abbiamo trovato delle belle curve asciutte, io col V4 a un certo punto cioè, mi sono trovato a fare cose che ho detto, ma che sto facendo? Cioè, ma E lui, spontaneamente mi sono ragazzi, trovato ad andare giù, a buttarla giù in un e lui modo e assurdo. lui non è abituato, eh. Lui è abituato a una moto che pesa 180 kg. Ma poi in più parliamo di una moto non mia, guidata per la prima Che volta. ragazzi, lo dico, io sono abituato a provare centinaia di moto ormai sul canale, eh. Lui no, e infatti lui si era preoccupato anche, ve lo dico, mi aveva scritto Certo, l'altro sera preoccupato del fatto cioè, di cosa succede se qualcosa di brutto succedeva, che non vogliamo dire noi motociclisti. comunque quando hai 20.000 euro, 28.000 28.000 euro euro, sotto il erano sedere, 50.000 euro quasi in due eh, moto, è ovvio che fa caldo. ci pensi. Io alla fine, E poi mi sono ragazzi, trovato lì così a buttarla dentro come se niente fosse. io siccome, secondo me la risposta esatta è o vi siete già resi conto che siete stufi, che siete proprio stufi della V4, di una moto grossa, oppure se lo chiedete ad Angelo, ad Angi, un po' anche per le finiture, perché non abbiamo mai parlato, un po', un po' anche per rispetto, ma poi in realtà Ecco, anche se... diciamo le cose brutte anche, non Sì, abbiamo detto certo, non niente di abbiamo detto brutto, ma niente di perché brutto. è Allora, le difficile. finiture, ragazzi, per una moto che costa comunque 19.000 euro, 20.000 e passa, non vanno bene. Non vanno bene. La cover che si sollevi e con un click che c'è una linguetta che la tiene sotto la cover, copri quella nera che c'è sopra il guscio del serbatoio, che si sollevi, si vedono i due filettini sotto della chiave, ragazzi, non si può vedere. Allora, io Non si può vedere. prima non ero d'accordo con te perché avevo letto, non l'avevo ancora vista, avevo letto commenti, ho detto questi qua sono i soliti ducatisti come te, abituati bene, che gli togli il keyless, gli metti una plastichetta, io ho detto ma cosa me ne frega a me delle plastiche, meglio che mi togli dalle plastiche e mi aggiungi della sostanza, io sono più contento. Solo che poi ho visto la moto, ho visto proprio sta cosa che si alzava con Non i va fili bene. dentro Vogliamo e parlare soprattutto considerato il prezzo. le plastiche laterali che scendono giù, che Sì, coprono il motore, ragazzi, le sono plastiche proprio... laterali. Io non so, adesso poi io questo pezzo lo voglio lasciare, non so se lo metterò nel video. Ho fatto un video dove con un dito, con l'indice, voi muovete completamente tutta la parte Sì, sì. che copre il motore. E, cioè, ragazzi, adesso io questa cosa qua non si può non dire in un video, in un canale libero che non è pagato da nessuno. Certo, Cioè, è va brutto. detto tutto, va Vederlo in detto. una moto da 20.000 euro non va bene. Cioè, io adesso non voglio neanche fare... Mi dà fastidio fare, però lo voglio fare perché è come se fossimo come antimotociclisti. È ovvio che è costruita anche per cose diverse, per scopi diversi. Questa ha anche l'obiettivo del peso e va bene, tutto quello che volete. Ma avere un Africa Twin a fianco
ragazzi, è fatta in un altro modo, eppure è una moto di massa, Però è io una ti moto che costa dico, meno, è vero, le saldature, tutto quello che io ho vuoi. visto il telaio della Pickup Sì, Twin che sì, spunta con le sì, saldature, sì. acciaio contro Ragazzi, ma alluminio e io lo tutto. ripeto, io dopo che l'ho guidata tutto il giorno, in ogni condizione, ripeto, questa moto qua vincerà dal punto di vista di guida, di handling, di motore, per come è fruibile, vincerà le comparative di Red, quelle che tutti quanti noi Vabbè, guardiamo, la dove tutti vincerà. vanno a togliere, a fare economia su cose che veramente invece sono Ragazzi, importanti, questo motore secondo gira in basso forse meglio del V4, lo possiamo io dire? sono sbalordito Ogni tanto lui dall'allungo si che ha sbagliava, poi oltre all'allungo tu ti sbagliavi e mi dice sono ripartito in terza. una volta in quarta Mm. ho un po' sfrizionato, ma cioè, mi sono appena quasi fermato, ho sfrizionato un po' in quarta, sono partito con un bicilindrico. Io nella vita una cosa Sono i così. lati positivi. I lati negativi sono, ragazzi, che passare da un V4, che comunque già non è il massimo come plastica, c'è tanta plastica e ragazzi non è bella la plastica, è leggera, è funzionale, si può mettere dietro le fone assorbenti, tutto quello che volete che serve per il motore, per le emissioni acustiche, eccetera, ma non è bello da vedere. Il V4 però ha un certo tipo di plastica, già ho visto delle fughe che non sono sul V4, non erano niente, una non era uguale all'altra, vabbè, sul V2 non si possono vedere. Sì, diciamo che c'è proprio una C'è differenza. proprio differenza Poi, tanta. poi non è la cosa importante della Non è la moto, cosa ragazzi, importante perché vi non lo dico, è. comunque io come ho detto già negli altri video, il fatto di paragonare una moto di un'altra categoria, di un altro rango, la premium top che c'è di una marca, a una che è No, no, media, è già sono tantissimo. moto equivalenti, sono Sono due due moto, cose sono due cose diverse ma equivalenti. uguali. Sì, sì, sono ognuna E completa quindi se io al ti modo butto lì suo. le chiavi, tu mi hai detto che sì. Cosa mi hai detto tu? Allora, ho avuto il tempo di ragionarci su questa. Eh, Alla fine, per me, per le mie per le sue per esigenze, me una ragazzi, Naked ognuno... è già una moto turistica, ok? Quindi per me qua, ecco, cioè diciamo ancora il difetto per me di queste moto. Se io devo trovare il difetto, è che stai dritto, eh, è che, che guidi così, vabbè, ma perché perché sono moto a sportive, lui ste non qua. piace, E è però chiaro. una moto sportiva tu la devi buttare dentro e ti devi chiudere così, no? Stare così, entrare in curva Lui non è così, abituato, a me ragazzi, mi cioè, dà fastidio. non è Ma abituato. io faccio le stesse cose, se non di più, di quello che faccio con la mia, che conosco da Ma anni. sì, ma Quindi vabbè, per me sono moto quello è come sportive. uno interpreta l'andare in moto, in Io motociclismo, devo essere onesto, non c'è oggi niente di male. ho capovolto tante mie Però tu scegli convinzioni. la V2. Sì, ti dico V2 per me, per come sono io, Ragazzi, perché io quando ho quel peso lì, se dovessi avercela mia, se spostarla, possederla, ragazzi, spostarla, poi io eccetera. sono alto, sono basso, quindi cioè, faccio fatica Siamo più o veramente. meno, io sono 1,70, tu sarai 1,68. Sì, anche meno, 65. Io, ragazzi, la V4 mia, se la devo cambiare, la cambio per la V4 2025, non la cambio per la V2. Sì, no, Cioè, lo passare capisco. da... C'è anche Nato Salvaschermo è Vabbè, partito. ci sta. Io passare da una V4 a... torniamo a... Passare da una V4 a una V2 più che altro anche in relazione al fatto che non è che risparmio, che uno dovrebbe metterci dei soldi. Se venite da altre moto e quindi siete abituati, passatemi il termine, peggio, ci sta. Passare al V2 assolutamente. Cioè, se voi avete non voglio fare i nomi, ma se avete una qualsiasi moto che non è quella già, Facciamoli, no? Perché tu non possiamo fare i nomi sì, delle... no, dico, uno passa da, un- da Sì, una, per da una dire che una NC uguale all'altra. 700, 750 Honda, Mm. da una Sì, Yamaha sì, Tracer, cioè io preferisco, cioè non è che io preferisco, è mille volte meglio ma ragazzi, la guidate, vi ripeto, fra le curve, sì. la si guida. No, sono moto bilanciate in una Ma maniera è il allucinante. bilanciamento che hanno, ragazzi. Il No, bilanciamento che hanno. Quel front frame lì è molto figlio del V4. Quindi non ho problemi a dire che è è la migliore interprete della guida sportiva su strada. no, Cioè, se io io... avessi una Tracer, passerei assolutamente anche se non ha il radar, anche se non ha tutte quelle cose lì, ma chi se ne frega quando stai guidando fra le curve. Se io ho una moto come un GS o come un GS 1300 o una V4 come la mia, passare alla V2, se siete amanti della guida, Io ho provato la tua e queste moto qua
senti le mancanze. Ti capisco, Senti le mancanze. ti capisco, perché tu sei, diciamo, sei effettivamente abituato E bene. se avete E io palati se- fini, Sì, ma se io avessi la tua moto e mi piacesse, veramente non saprei con cosa cambiarla, perché, con la mia migliorata. sì, Con la mia migliorata. se bisogna vedere se ne vale la candela, perché hai già una moto che Raga, comunque la ti dà tutto, V4, però sì. la V4 per fare un recap del 2021-2025 o 2024, perché è la stessa moto, consuma meno, le sospensioni si sentono che lavorano meglio, si sentono. Il freno real to front non è una cosa per cui mi interesserebbe più di tanto. Va bene in due, quando guidate in due magari può essere comodo, ma consuma effettivamente meno, magari 1,2 km al litro in meno, vabbè, Vabbè. male non fa. L'abbassatore a me cambia tanto. Per noi A me cambia tanto, perché quando eravamo in due e toccavo bene al semaforo mi sentivo molto più sicuro, perché sotto i 10 km orari lo senti che si butta giù il mono quando sei in due. E immaginiamo poi a pieno carico che scenderà un altro centimetro magari. Eh, Io ti dico, Angi, io di questa categoria non sceglierei nessun'altra moto, perché io sì, che cerco comunque la sportività ci deve essere nelle moto, è sì. una cosa per me Sì, imprescindibile, per io non noi, sceglierei per nessun'altra noi, moto. per Ok, noi. è vero, Ci sono però persone ci sono tantissime persone, tantissimi commenti che dicono è fuori di testa prendere una moto per far turismo e che sia comoda, che abbia 170 cavalli. È vero, ma lo capisco, ragazzi, lo capisco. Cioè, lo capisco quando ho provato certe moto, lo senti che è un motore derivato. L'Africa Twin è uno dei miei motori preferiti, pistone anche un po' troppo in basso, ma lo senti che è un motore stradale. Anche il V4, cioè il V4 delle multistrada è stradale, è stato fatto per quello in teoria, ma ragazzi, è un V4 1100 con 170 cavalli, cioè di stradale che cosa ha? In realtà non tantissimo. Sì, rispetto al Panigale è molto più stradale, vabbè. ti chiedo sta cosa qua, tu che magari sei più esperto, perché io non ci dormo stanotte. Secondo te può essere che le sospensioni da una parte della V2 un po' inferiori e la ciclistica paranormale della V4 compensino le due cose e facciano un po' equivalere la maneggevolezza? Cosa può essere che fa equivalere quasi Secondo me impossibile? è il fatto delle quote ciclistiche e un po' di quello che dici tu, nel senso che è vero quello che dicevamo prima, che la V2 sembra che, tipo in comfort, tu l'hai detto, Sì, ehm, ha dei che è un po', ritardi sai secondo cosa? me È un po' come la mia 2021 che non ha le sospensioni che lavorano bene come il 2025, che quando sono in comfort è un po' tipo GS, è un po' tipo gondola, Sì, e quello alla quindi fine. quello ti porta avanti un po' Mm. il rimbalzo. La V4 invece Sta lì, sta lì, sta un lì, po' il peso maggiore che fa il fatto che comunque ha un peso, ha il manubrio un po' più largo, ma ci passa più sopra, sembra che ci mm, passi più sopra. E secondo me poi alla fine non è altro, quella cosa, differenza che sentiamo è il fatto che semplicemente la V2 ha un interasso un po' più lungo, il baricentro non riesco a capire, non lo so quanto possa variare, ma il baricentro è un filo più lungo, ha il cannotto di sterzo che è quello 0,1 gradi in più e ha un po' più di interasse, probabilmente è quello. Basta magari quel pochino che te le pareggia, cioè la V2, la V4 pesa 30 kg in più, che sono tanti, ma sono comunque su 240 kg, sì, su sì. 220, Mm. 215 una, 240 l'altra. Il fatto che sia un filo più corta, un pochino, perché sono quant'è che non mi ricordo il mio video cosa diceva, 6 mm mi sembra, è No. un filino più corta e al cannotto che è 0,1 e che te le fa sembrare quasi uguali. Potrebbe essere. Comunque parliamo di un livello comunque Parliamo di un livello, esagerato. ragazzi, che tutto il Esagerato, giorno ce ne ragazzi. siamo scambiati tutto il giorno e ripeto, l'abbiamo già detto 70 volte in questa parte di video, è difficile sulle stesse curve rifatte più volte capire quale preferisci e capire quale è un po' più agile. E comunque il feeling è assolutamente bello. Ripeto, hai un filo di più di agilità sul V4, ma sull'altra riesci a compensarlo dal fatto che pesa di meno. È una compensazione. Che tu gli fai un po' fare quello che Gli vuoi. fai un po' più fare quello che vuoi perché hai un po' meno peso.
sì, Basta, esatto. Secondo direi me che è è quello, si riassunto. bilancia lì. Forse Sì. abbiamo trovato un A senso a parlarne questo. abbiamo Poi, trovato... Questo è il nostro, ragazzi, non siamo certo. professionisti, non siamo piloti, non siamo... Ragazzi, dirvi per esempio del pivot, Beh, che... però questo penso che chi segue il tuo canale cerca questo, delle persone come Sì, loro ragazzi, che cosa trovano in queste il moto. pivot nella differenza di discesa in piega dalla mia a 2021 a questa, intanto uno, io l'ho provata veramente come si fa a pari moto, nel senso che prima ho provato la mia e poi quindi dovete trovare uno che prima prova la 2021 e poi la 2025 e non con i cerchi forgiati, perché se voi provate la 2025 con i cerchi Vabbè, forgiati già state annullando l'idea che può avere un'altra la moto. prova. Quella di oggi non aveva i cerchi forgiati, come la mia. Ma la differenza sostanziale è nella rotondità di discesa in piega che ho sentito uguale sulla V2 perché aveva le gomme nuove e la mia non ha le gomme nuove. Quindi già se io avessi messo Sì. le Scorpion Trail, neanche le Dunlop, le mie nuove, dovevo metterci sulle Scorpion Trail come ha il multistrada nuovo, perché sennò le mie hanno 12.000 km quanto hanno. È ovvio che le mie sono finite rispetto a queste, te ne sei accorto anche Sì, tu. sì, ma io che L'ho ho, guidata te l'altra l'ho sera la detto, mia. stessa cosa, anche io il giorno Eh. prima ho provato la tua, il giorno dopo ho provato il V4, questa qua. Dici che sono le Ho gomme. capito che le gomme, perché quella lì andava proprio giù bene, scendeva proprio Scende giù, rotondo da sola, la mia no, ma sono rotondissima. le Ecco, gomme, basta, il resto non ho non è il pivot, avvertito grandi non è il cose. pivot di 1 millimetro quello. No, assolutamente. Dovremmo provarle sulle stesse quattro curve, nello stesso modo, con le stesse gomme, Sì, ma alla ragazzi, fine alle stesse uno che la pressioni. compra, cosa, Ma no, cosa gli... di certo non No. la cambiate perché ha il pivot diverso. Conclusioni le abbiamo fatte alla fine, no? Sono due grandi moto, se passate sopra certe cose che da qua non si vedono neanche, vedete due moto Sì, è vero. più bella questa, ragazzi. A parte che E... bianca è bellissima. A parte che bianca è molto bella, vi invito ad andare a vederla se non l'avete vista. Noi ragazzi ringraziamo Osellini, ringraziamo Sì. Piero, è stata una gran bella giornata. Peccato che qua in questa foto non ci sei anche tu, siamo stati Vabbè. polli che non l'abbiamo fatta. Ragazzi, questo video io taglierò veramente poco. Noi direi qua, questo qua è plastica, Sì, sì, sì. questo alluminio ancora. No, non so Ma se sei sicuro? questo è plastica, l'ho toccato. Sì, ma quello si vede, ma questo qua dici che è alluminio. Nella mia è alluminio, ragazzi. Beh, allora Non ci l'ho può stare. toccato questo, quindi non lo so. Ci può stare. Ragazzi, conclusione del video, se non ve la potete permettere, prendete la V2 e basta. Che non vi mancherà niente. Allora, Copritevi gli occhi sulle plastiche. sicuramente il motore non è un punto di scelta. E anche qua, secondo comfort, me. ecco, una cosa che non vi ho detto del passeggero, perché stavamo chiudendo senza dire questo. Allora, Ania si trova ovviamente meglio sul V4 ed è incredibile come anche un passeggero riesca a percepire, dopo tante volte che gliel'ho menata a chiedere che cosa sente di differenza, lei mi ha detto che sulla V4 si sente comunque un po' più sicura. Ma questo deriva dalle sospensioni, perché lei dietro percepisce tutto un po' più piatto, come comodità di sella, come distanza pedane-sella si è trovata molto bene. Noi alla fine anche con la sella poi l'abbiamo spostata in posizione bassa sulla V2 per problemi nostri di altezza e un po' meglio, migliorata. Sì, le gambe non erano così. Le gambe Per alla noi, fine, poi non so, uno sì, alla altro. fine mi trovo meglio comunque sul V4 come posizione, non so te. Beh, quando vai sì, è che quando sei fermo però... In posizione poi ti aiuta. bassa anche questa. Mm. Con la V2 alla fine, sì, alla fine credo che forse se dovessi fare viaggi lunghi la metterei in posizione alta, la sella. Sì. Protezione aerodinamica un po' peggio, vibrazioni si sentono sulla sella, io li ho sentiti a Io l'ho 130. Io a 120 le ho sentite sulle pedane un piccolo accenno, io non ho sofferto Non di hai queste sentito... vibrazioni, forse perché sono abituato peggio. No, però senti un po' meno raffinatezza. Sì, allora sul V4 zero Zero. vibrazioni. La senti un po' che scuote ai bassi quando vai a 2 cilindri, Sì, scuote un pochino, più della mia. Un po' più della mia, ve lo questo dico non io. sono stato attento. Questa... Forse non sono stato a bassi giri, no scherzo. No, beh, va se giri tu no, perché lui sì, teneva... no, però quando me l'hai detto poi ho provato a farla andare a 2 graduale, che si sente solo il rumore. Sì, cambia un pochino il rumore, sì, però non si questa sente... vibrazione non l'ho sentita. E anche lo stacco fra 2 e 4. Ma sai che non te ne accorgi quasi. Io alla fine mi sono sforzato quando eravamo in pianura. Non sono cose importanti. Però ho visto che saliva un po' il consumo, che scendeva, cioè che scendeva un po' il consumo rispetto a cosa che con la mia. Secondo me oggi con la mia non facevo assolutamente 16,5 in chiusura.
non li facevo i 16,5 con tutte le pause che abbiamo fatto e Mm. tutto. No, poi ecco una cosa che una moto da 170 cavalli tu metti in prima, gestisci, Sì, io non vabbè, so come fanno lui, delle cose di centralina lui ormai non è che abituato, io per chiaramente. me è follia pura sta qua, Sì, che è è follia. gestibile da un Come, bambino, come anche da... il V2 che allunga, 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 che allunga dici ma cos'è un tanto. V2? È per quello che io scegliere un due cilindri Ma poi rispetto al ma più che 4, altro che che... ho vergogna a Ma dirlo, più che ma altro che è più quasi più regolare della V4, cioè ai bassi ne ha i hai. rapporti anche un filo più corti, perché in sesta gira un pochino meno, ma a 55-60 vi tiene la sesta e questa qua rispetto alla mia a 60 non è felice di girare in sesta. Invece la V2 lo fa Com'è tranquilla. possibile? Boh. Fasatura variabile. IVT. Ragazzi, chiusura senza una conclusione, direi alla fine. Non c'è una conclusione. Ci sono piaciute tanto, Sì, tanto, alla fine è il tanto. gusto personale che Ci sono deve piaciute scegliere. molto e vedete la sincerità nei nostri occhi, Sì, credo, e sì. la stanchezza anche. No, a me è stata, questa giornata è stata molto importante per me, ho capito tante Speriamo che lo cose. sarà anche per voi. Mm. Ragazzi, da Angie e da Salva, direi che è tutto. Vuoi salutare? Ciao ragazzi, grazie. Follower, che ti hanno già visto nel video della Street Sì. Tripod. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao e ragazzi. grazie Osellini. Ciao!